Uno dei periodi più belli dell'anno, secondo me, è quello del bramito del cervo. Infatti, anche quest'anno sono tornato in Abruzzo, che è una terra che io adoro. Nonostante siamo verso la fine del periodo del bramito, i maschi sono ancora molto carichi ed eccitati, e tanto che oggi sono riuscito a vedere due giovani che combattevano. Era un combattimento non a scopo di conquista di femmine, ma di addestramento, diciamo. Mi sono appostato qui un attimo perché davanti a me c'è un bellissimo maschio adulto con un palco spettacolare che sta scaricando tutta la sua tensione del periodo amoroso contro un cespuglio, e quindi scena piuttosto particolare e bisogna per forza fermarsi a vederla. Sto camminando nel bosco e c'è un odore fortissimo, quasi pungente, che è tipico di questo periodo dei cervi in amore. Praticamente è l'odore che rilasciano i maschi, quindi sono ormoni che si volatilizzano nell'aria. In più, per aumentare questo aggradevole profumo, i maschi spesso tendono a urinarsi addosso per aumentare questo odore di ormone, per questioni di territorio e comunque attirare anche le femmine. Diciamo che non è che sia proprio un buon profumo per noi umani, però a quanto pare a loro piace. Stavo facendo una passeggiata in un boschetto per trovare nuove zone da esplorare e qualche altro animale da vedere. A un certo punto ho sentito un baccano nel bosco, pensavo fossero i cervi che si stessero spostando, e invece sono usciti un branco di cinghiali che saranno stati una sessantina. Un continuo passaggio di cinghiali uno dietro l'altro, non finivano più. Purtroppo non avevo il cavalletto, ho provato a fare delle riprese con la camera, tutte traballanti perché a mano libera. Boh, vedremo cosa è uscito, però caspita, era una cosa impressionante. Mentre mi spostavo da una zona all'altra, su una curva dove ci sono dei tavolini per il picnic, c'erano due volpi bellissime che ho fotografato e ripreso.
Purtroppo però queste volpi sono troppo confidenti, quindi evidentemente in queste zone di ristoro vengono alimentate. Questo è un problema grave. Alimentare la fauna selvatica porta a rendere troppo confidenti, appunto, come è successo qua adesso vedendole. E il problema più grave è che, non avendo paura dell'uomo, tendono a avvicinarsi, attraversare le strade e quindi rischiano di essere investite spesso. Non bisogna mai dare da mangiare agli animali selvatici. Sono in una zona un pochino più montana ed è un posto spettacolare. È una valletta, io sono dall'altra parte del versante e c'è una quantità di cervi inimmaginabile. Penso ci siano dei branchi di 60-70 femmine e una quantità industriale di maschi che bramiscono, e la cosa spettacolare è che il bramito qua si rimbomba in tutta la vallata. È un'emozione che non riesco a descrivere, è bellissimo veramente. Oggi giornata di appostamento con questo abbigliamento da cespuglio per un animale speciale che è da tanto tempo che cerco di vedere, non riesco mai a vederlo né a fotografarlo, ma finalmente dopo una giornata intera ad attenderlo si è preannunciato con 2 ululati e finalmente sono riuscito a portare a casa qualche foto e qualche ripresa del lupo. È una vita che lo cerco, non sono mai riuscito a fotografarlo, finalmente ce l'ho. Spettacolare, mi viene quasi da piangere a pensarci ancora, dall'emozione. Sulle sponde di questo fiume finisce purtroppo il mio viaggio in Abruzzo. Domani mi toccherà tornare a casa e tornare alla vita quotidiana, però torno pieno di energie e carico di emozioni, perché quest'anno ho veramente visto quasi tutti gli animali che speravo di vedere e alcuni abbastanza rari come il lupo, quindi sono molto emozionato e speriamo l'anno prossimo di riuscire a vedere qualcos'altro, forse l'orso.